Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia e Uncinetto. Se vi state chiedendo cos'è tutta questa roba sul mio piano di lavoro, la risposta è tutto l'occorrente per lavorare ai ferri circolari. Oddio, non da utilizzare tutto insieme, nel senso che io vi farò vedere tutti gli strumenti che sono necessari per lavorare ai ferri circolari, ma ovviamente tutte le volte utilizzeremo uno strumento per volta. In realtà neanche questo è assolutamente vero, perché utilizzeremo più strumenti nello stesso momento e anche per quanto riguarda gli aghi vedrete che avrete la necessità di cambiarli, di cambiare il numero, di cambiare la lunghezza, eccetera eccetera. Ma procediamo con ordine. Iniziamo con gli aghi. Gli aghi ci sono di due diverse lunghezze, ci sono gli aghi corti e ci sono gli aghi lunghi. Gli aghi corti sono necessari per fare le cose piccole come i colletti e i polsini, quindi la parte iniziale del lavoro viene fatta solitamente con gli aghi corti, sono un po' più corti rispetto a quelli tradizionali come vedete e vi consentono di fare una lavorazione diciamo più comoda, anche con una corda più corta, in modo da quando lavorate in tondo da poter distribuire per bene il lavoro. Gli aghi più lunghi vengono diciamo poi sostituiti in corso d'opera, cioè questi aghi corti vengono sostituiti in corso d'opera con gli aghi più lunghi, eventualmente anche di un numero diverso in base a quello che richiede la lavorazione, e vi consentiranno di tenere sul cavetto, che può essere più o meno lungo, adesso vedremo anche questa cosa qua, un maggior numero di punti naturalmente, perché la caratteristica principale dei lavori che si fanno con i ferri circolari è quella di lavorare in un pezzo unico, limitando al minimo, veramente al minimo, le cuciture. In qualche caso addirittura le cuciture non vengono fatte perché il pezzo si autocostruisce anche tenendo le maglie in sospeso. Per quanto riguarda gli aghi, abbiamo sia questi con il cavetto fisso, questi sono degli aghi che avevo preso un po' di tempo fa prima ancora di cominciare a lavorare ai ferri circolari, giusto perché mi incuriosiva la tecnica, ma volevo provare diciamo non spendendo tanti soldi. Poi sempre durante una fiera mi ero lasciata tentare da un kit in cui c'erano invece questi aghi qua, vedete? Questi aghi qua hanno la particolarità, adesso vi faccio vedere, hanno la particolarità di avere una vite filettata che si aggancia a dei cordini. I cordini, come vi dicevo, possono essere di diversa lunghezza e i cordini di diversa lunghezza servono per i diversi tipi di lavorazione. Quindi appunto se io sto lavorando un maglione il cordino deve essere lungo, più è grande il maglione più il cordino deve essere lungo, per darmi la possibilità di mettere sul ferro tutti i punti. Questi aghi, vedete qui, hanno proprio un vano in cui si va ad agganciare la vite del cordino, adesso ve lo faccio vedere, quindi posso svitarli e sostituirli con il numero di aghi che mi serve. Io in questo caso sono passata da un 3,5 a un 4, solitamente insomma per lavorare filati sottili è questo il passaggio che si fa, dal 3,5 con cui si lavorano il colletto, gli elastici, i polsini eccetera eccetera, al 4 che poi è l'ago che serve per la lavorazione della parte centrale del lavoro. Gli aghi ovviamente possono essere di tutte le dimensioni come quelli lineari, possono essere di diversi materiali, infatti qua vi faccio vedere anche degli aghi che sono in metallo e hanno la stessa caratteristica, quindi si svitano e come vi dicevo, ecco vi faccio vedere che si svitano anche questi, e come vi dicevo abbiamo cordini di diverse dimensioni. Guardate qui, abbiamo questo cordino che è un cordino molto piccolo, abbiamo questo cordino che è un cordino di, dunque sono 50 centimetri, poi con le punte arriviamo a 60, 65, anche 70 centimetri in base a se sono punte corte o lunghe, e poi abbiamo un cordino ancora più lungo che è questo qua, che già di suo arriva a 80 centimetri, cioè con le punte arriva a 80 centimetri, quindi questo è quello più lungo. A complemento di queste cose, adesso questi qua li mettiamo un po' da parte. A complemento di questi strumenti fondamentali per la lavorazione con i ferri circolari sono i segnapunti. Perché sono così importanti? Perché
lavorando in tondo dobbiamo essere sempre in grado di verificare dove facciamo gli aumenti e soprattutto dove iniziamo e dove chiudiamo il lavoro. Quindi senza un segnapunti che ci indica l'inizio e la fine del lavoro rischieremmo comunque di fare dei giri che non sono omogenei. Quindi in una parte lavoriamo più volte, in una parte lavoriamo meno punti. Abbiamo diversi tipi di segnapunti, questi qua sono come le spille, diciamo, di sicurezza, si aprono così, si possono agganciare sia alle maglie che al lago. Vedete, hanno questa parte rigonfiata per avere la possibilità di entrare dentro l'ago, oppure si possono agganciare alle maglie. Questi qua sono un po' più grossi, aspettate, sono un po' più grossi e si agganciano principalmente al lago, ma anche alle maglie, anche in questo caso, perché vedete si aprono, sono un po' più grossi magari per dei filati più grossi. Questi qua invece sono indicati per dei filati più sottili. Ecco, sono riuscita finalmente a chiuderla. E poi ci sono questi cerchietti che invece praticamente si usano in questa maniera, vi faccio vedere. Si infilano sul lago, quindi tra una maglia e l'altra di quelle che vogliamo separare. Vedete quelli rosa e vedete quelli azzurri, perché sono diversi? Perché hanno comunque degli spessori diversi, perché se noi prendessimo ad esempio questa misura di ago qua, sì, ci passa, ma ci passa a malapena. Invece con questo sicuramente abbiamo un passaggio più comodo del segnapunti, e tutti questi sono tutti segnapunti. Poi un'altra cosa che ci serve sicuramente per evitare che il nostro lavoro possa rovinarsi sono questi. Sono praticamente i tappini che si mettono alla fine degli aghi, in questo modo qui, per evitare che quando posiamo il nostro lavoro i punti scappino. Si può fare, ovviamente questa cosa qua è valida anche per i ferri lineari, però nei ferri lineari sicuramente una parte ce l'abbiamo bloccata e una parte ce l'abbiamo mobile. Nei ferri circolari invece, Sava Sandir, abbiamo entrambe le estremità che sono a rischio di, diciamo, di perdita dei punti, e quindi è molto importante utilizzare questi strumenti qua. Poi, come per i ferri normali, abbiamo questi piccoli strumenti che sono dei piccoli ferri ausiliari per le trecce, ma questi sono validi anche per i ferri normali. E poi, come ultima cosa, vi faccio vedere questi sono i ferri a doppia punta, che sono utilizzati per fare invece le cose molto piccole, tipo le calze, per fare i guanti, i polsini molto stretti. Praticamente i punti vengono distribuiti su questi bastoncini, se ne lascia uno libero soltanto per poter lavorare poi con tutti gli altri bastoncini. Anche questi ci sono di diverse misure, questo è un 4 cm 4 mm e mezzo, ci sono di diverse misure, quindi partiamo dal 2 mm, 2 mm e mezzo, eccetera eccetera, fino ad arrivare poi alle misure più grosse. Non grossissime, perché naturalmente questo tipo di lavorazione si fa con i filati sottili o comunque per le lavorazioni un po' più piccole, quindi non per, che ne so, cioè il 10 per esempio non credo che ci sia, no, infatti non c'è. Allora, in alternativa a questo c'è questo strumento qua, che adesso io ve lo faccio vedere ma non l'ho ancora utilizzato. Mi fa un po' paura e soggezione, per la verità. Questi qua sono come se fossero dei ferri a doppia punta, ma in realtà vengono utilizzati, come vedete, in questa maniera qui. Vedete? Quindi su due ferri vengono distribuiti i punti. Il terzo ferro invece serve per lavorare, e quindi cambia di volta in volta man mano lavoriamo i punti diciamo che abbiamo distribuito sugli altri due ferri. Mi sembra di avervi fatto vedere tutto. A questo punto quello che volevo fare con voi era farvi vedere l'inizio della lavorazione con i ferri circolari. Abbiamo già visto in altri progetti come si fa a iniziare il lavoro con i ferri circolari, ma in questo caso volevo proprio farvi vedere, quindi vedere insieme a voi come iniziare il lavoro, fare proprio un tutorial dedicato sull'inizio del lavoro con i ferri circolari. Prendiamo un filato e, utilizzando la tecnica del long tail cast on, che significa che praticamente noi mettiamo un bel pezzo di filato lungo in base a quanto poi vogliamo fare, quanti punti vogliamo mettere sul ferro, e lo teniamo sulla sinistra, sulla nostra sinistra. Sulla destra invece mettiamo il filo che parte dal gomitolo. Prendiamo il cappio, lo mettiamo sul ferro, su uno dei due ferri, prendiamo il filato con le due dita,
lo facciamo passare sul pollice, poi sull'indice e poi con il mignolo prendiamo il filato che proviene dal gomitolo, creiamo questo cappio, entriamo e tiriamo. Allora, filo che passa sul pollice e sull'indice tenuto con l'anulare. Dal mignolo facciamo passare il filo che proviene dal gomitolo, giriamo la mano in modo che, vedete, si forma un'ansa sotto il dito indice, entriamo con l'ago da destra verso sinistra, peschiamo il filo libero, quindi quello che proviene da sinistra, facciamo un cappio e scorriamo. Vedete? Entro, pesco il filo, tiro il filo, pesco, tiro, chiudo il punto, pesco, tiro, chiudo il punto e così proseguiamo. Allora, lo facciamo passare dal pollice, dall'indice, poi pieghiamo la mano, con la punta del ferro entriamo nell'asola che si è formata, andiamo a pescare il filo libero, quindi quello che proviene da sinistra, e tiriamo. Entriamo, peschiamo, tiriamo. Entriamo, peschiamo, tiriamo. Entriamo, peschiamo, tiriamo. Entriamo, peschiamo, tiriamo. Adesso mi avvicino un po' così lo vedete anche meglio. Allora, entriamo dentro la solina che si forma, peschiamo il filo, vedete, quello che proviene da sinistra, e tiriamo. Entriamo, peschiamo, tiriamo. Entriamo, peschiamo, tiriamo. Entriamo, peschiamo, tiriamo. Entriamo, peschiamo, tiriamo. E facciamo un numero di punti che sono quelli poi sufficienti per iniziare la nostra lavorazione. Ne faccio un po'. Mi deve consentire poi di unire a cerchio il mio lavoro. Nel frattempo, vedete, allora è una cosa che non è immediata, nel senso che anch'io all'inizio ho fatto un po' di fatica, però poi imparate. E come tutte le cose, se siete tra l'altro abituate a lavorare con i ferri dritti, lavorare con i ferri circolari sicuramente un po' vi spiazza, non da ultimo per il modo in cui si tengono i ferri. Se invece non siete abituati a lavorare con i ferri dritti, forse questa cosa addirittura vi può giovare, perché non avete comunque l'abitudine a tenere i ferri in un determinato modo. A me, che sapevo lavorare ai ferri dritti, questa cosa ha limitato tantissimo, quindi per anni ci ho provato e rinunciato finché ho scoperto il valore aggiunto di non dover più cucire i pezzi e mi sono convinta definitivamente a passare ai ferri circolari, e adesso vi posso dire che è tutta un'altra vita. È chiaro che faccio ancora lavorazioni con i ferri lineari, però sicuramente se voglio fare un maglioncino, per esempio per le mie bambine, so che con questi ferri qua è molto più semplice, perché non devo poi cucire vari pezzi. Ok, allora vedete, io ho un discreto numero di maglie sui ferri. Adesso dovrei unirle a cerchio in questa maniera. Sono ancora un po' pochine, quindi ne metterò ancora qualcuna. Se no potete utilizzare un'altra tecnica, ma quella ve la farò vedere poi in un secondo momento. Ecco qua. Adesso dovremmo averne un numero sufficiente. Eh sì, vedete? Allora, il passaggio critico adesso, sapete qual è? Quello di far sì che quando lavoriamo i punti siano tutti nella stessa direzione, quindi accertiamoci, un po' come quando facciamo la catenella con l'uncinetto, che per iniziare il lavoro in tondo dobbiamo accertarci che tutto sia nello stesso verso. Anche qua dobbiamo fare attenzione a questa cosa, vedete? Io ho tutti i punti nello stesso verso, quindi posso iniziare a lavorare il primo punto che ho fatto, quindi quello che risulta alla fine del giro, ma che adesso diventa il primo.
Allora, nel primo giro io non metto mai segnapunti perché tanto comunque lo riconosco, cioè una volta che sono passata una volta da un punto lo vedo se ci sto passando la seconda volta, ma dal secondo giro in poi vi consiglio di metterlo. Allora, fatemi mettere ancora un po' meglio i punti. Ok, a questo punto io entro con l'uncinetto come si fa con la maglia tradizionale nel primo, come vi dicevo, dopo essermi accertata che sono tutti nella stessa direzione, entro nel primo punto e faccio una maglia a dritto. Allora adesso vi faccio vedere la tecnica continentale in che cosa consiste. Dunque, la tecnica continentale consiste nel tenere il filo sempre sulla sinistra, non sulla destra come siamo abituati con i ferri tradizionali. Quindi io entro all'interno del punto con l'ago, poi con questo dito qua faccio passare il filo sul ferro e lo sfilo. Aspettate che qua si è preso un po' male, ecco qua, adesso si è preso meglio. Entro per fare un punto dritto, con l'indice spingo il dito sul ferro e faccio cadere la maglia. Entro a dritto, filo sul ferro e faccio cadere la maglia. E ancora. E il primo giro è quello un po' più complicato. Adesso vi faccio vedere qualche punto, poi vediamo dal secondo giro in poi. Comunque la messa dei punti l'avete vista, quindi quella è la parte fondamentale. Un'altra parte critica è quella di accertarvi che tutti i punti siano a dritto, e dopodiché quando poi faremo il secondo giro vedrete che sarà tutto molto più semplice. Anzi, adesso sapete cosa vi dico? Ve ne faccio vedere un altro paio di punti. I giri successivi sono esattamente identici a questo, solo che sono molto più semplici perché il primo giro è quello sempre un po' più complicato, anche quando facciamo la maglia tradizionale. Quindi entriamo a dritto, con l'indice mettiamo il filo sul ferro di destra e facciamo cadere la maglia. Entriamo a dritto, quindi con il ferro da destra verso sinistra, entrando dal davanti sul dietro, mettiamo il filo sul ferro e facciamo cadere la maglia. Ci vediamo dopo. Ecco qua, come vi dicevo, ho finito il primo giro, ho iniziato il secondo e ho messo il mio marcapunti che non si vede perché è rosa su rosa e quindi si vede poco, però comunque è qua, guardate, vedete questo cerchiettino qua. Quando io faccio le chiusure, diciamo che sulla chiusura metto sempre questo cerchiettino qua. Quando invece devo fare poi, che ne so, la separazione per le maniche o cose di questo genere, magari poi ne metto altri. Allora, abbiamo detto che vi facevo vedere come si fa il punto a dritto una volta una volta finito, diciamo, il giro iniziale, che è quello un po' più complicato perché è un po' più duro. Allora, tengo il filo che viene dal gomitolo sulla sinistra, ovviamente l'altro ormai ne è rimasto un pezzettino ma ha finito la sua funzione. Entro con l'ago di destra in quello di sinistra da davanti verso dietro, quindi entro da sinistra verso destra, con l'indice faccio passare il filo sul lago e faccio cadere la maglia. Entro da sinistra verso destra, con l'indice faccio passare il filo sul lago di destra e faccio cadere la maglia. Faccio scorrere. Ok, faccio scorrere, vado avanti, vedete? Poi diventa abbastanza automatico quando lo farete per un po' di volte. All'inizio capisco che, come vi dicevo, soprattutto per chi ha sempre lavorato con gli aghi dritti, è un po' più complicato. Allora, vedete, questo qua lo tengo come si tiene un po' il coltello, no? Quindi entro da sinistra verso destra, faccio passare il filo sul lago di destra e faccio cadere la maglia. Faccio passare il filo sul lago di destra e faccio cadere la maglia. Faccio passare il filo sul lago di destra e faccio cadere la maglia. E continuo così. Man mano andrò avanti, vedrete che diventa sempre più automatico questo gesto.
Tra l'altro questo movimento qua, quindi il modo in cui tenete questi ferri circolari, non affatica le spalle come invece avviene con quelli dritti, quindi anche da un punto di vista della postura sicuramente ne trarrete un beneficio, oltre al beneficio che vi dicevo poco fa, che una volta che avete fatto un pezzo con i ferri circolari non avrete bisogno di fare cuciture. Vado avanti ancora un pochino, vi faccio vedere. Entro con il ferro di destra sotto la maglia, entrando da sinistra verso destra, faccio passare la maglia faccio passare il filo con l'indice e sfilo la maglia. Spingo sul ferro il filo con l'indice e faccio cadere la maglia. Spingo sul ferro e faccio cadere la maglia, vedete? Quindi praticamente è un impercettibile movimento di polso, guardate. Giro, 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 nulla di più semplice. Arriviamo alla fine del giro, così vi faccio vedere l'unione con il segnapunti e dopodiché per questa puntata è tutto. Ci vediamo poi alla prossima puntata per vedere la maglia al rovescio. Continueremo insieme a lavorare su questo imparaticcio in modo da vedere un po' tutti i punti. Ah, ecco, quando fate tutti i giri a dritto vi viene la maglia rasata. Perché vi viene la maglia rasata? Perché dovete pensare in questa logica. Voi non girate il lavoro come quando lavoriamo il dritto e il rovescio, quindi noi lavoriamo sempre sul dritto del lavoro e il risultato sarà che avremo una lavorazione a dritto. Allora, adesso lo spostiamo. Ecco qua, abbiamo spostato i ferri, così, scusate, i punti, così. Sì, questi non sono i ferri migliori che ho, per cui ve l'avevo detto anche prima, questi qua sono abbastanza, diciamo, hanno degli scalini, per cui ve li sto facendo vedere soltanto perché appunto sono corti, sono della dimensione giusta, però non sono proprio i ferri migliori che ho. Il consiglio è di comprare dei ferri sia che siano fissi sia che siano intercambiabili, comunque di buona qualità. Una marca, diciamo, che vi posso consigliare per quanto riguarda quelli fissi è la Prim, conosciuta anche come marca ottima per gli uncinetti e per tutto quello che è accessori da cucito. Ok, guardate, allora siamo arrivati alla fine del giro, vedete qua c'è il filo di giuntura, qua c'è il segnapunti, non faccio altro che farlo scivolare sul ferro e ricominciare esattamente senza soluzione di continuità con i punti dall'altra parte, vedete? Adesso facciamo così, vado avanti un altro paio di giri, così vi faccio vedere il risultato dopo aver fatto qualche giro con la maglia a dritto. Ed ecco qua, ho fatto un altro paio di giri sempre con il punto a dritto, quindi con la maglia dritta, e questo è il risultato. Come vedete è una maglia rasata, quindi è come se io avessi lavorato con i ferri dritti in giri di dritto e di rovescio. In questo caso io ho lavorato sempre a dritto perché, come vi dicevo, io faccio la lavorazione sul dritto, lavoro sempre a dritto e quindi mi viene una maglia rasata in questo modo, vedete? Quindi teniamo a mente che la logica con cui si lavora con i ferri circolari rispetto a quelli dritti è un po' diversa, quindi se vogliamo fare una maglia rasata dobbiamo lavorare sempre a dritto, che rappresenta comunque una facilitazione rispetto a fare un ferro a dritto e un ferro a rovescio.
perché so perché comunque ci sono passata io prima di diventare anche un po' più esperta, che si faceva anche un po' fatica a comprendere quale fosse il dritto e quale il rovescio. Qua di sbagliare non si può sbagliare, perché comunque si è sempre sulla parte dritta del lavoro, quindi sia che facciamo un giro di andata o di ritorno, che in questo caso non ci sono, sono tutti uguali, facciamo tutti i giri a dritto in questa maniera e così viene una bella maglia rasata. Allora, io direi che per questa lezione ho terminato, vi ho fatto vedere il long tail cast on, che appunto è la messa sul ferro dei punti con la codina lunga del filato. Poi vi ho fatto vedere anche il punto a dritto, vi ho spiegato, questa qua è la tecnica continentale, quindi il filato si tiene sulla sinistra e non sulla destra, così come siamo abituati con i ferri lineari. Vi ho fatto vedere un po' di strumenti. E quindi adesso non mi resta che invitarvi a provare fino a quando comunque non prenderete confidenza con questa tecnica, che come vi dicevo è semplicissima, è molto rilassante e vi consente di fare dei capi senza nessuna cucitura, che è un grandissimo vantaggio almeno per me. Vi do appuntamento alla prossima lezione in cui vedremo invece il rovescio del lavoro, che è molto semplice anche questo, e poi vedremo anche il punto a coste, vedremo insieme la chiusura, insomma avremo una serie di lezioni su come gestire al meglio la lavorazione con i ferri circolari. Io intanto vi auguro buon lavoro e buon divertimento, buona pratica, vi ringrazio di avermi seguita fin qua. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per non perdere i prossimi video. Tendenzialmente io farò in modo che questi video escano una volta alla settimana, in modo che voi abbiate la possibilità di metabolizzare il procedimento precedente prima di passare al successivo. Nel frattempo posterò anche qualche progetto fatto con i ferri circolari per le più esperte, e comunque sono sempre qua se avete bisogno di consigli, suggerimenti e quant'altro. Vi ringrazio ancora e vi auguro buon lavoro e buon divertimento.